Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80 nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Dialettica del biologico e del sociale nel problema psichiatrico. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni, Modena, 27 ottobre 1974. Questo ciclo stilato è stato successivamente pubblicato dalla dottoressa Bernardoni nel suo libro Psichiatria senza futuro, la linea editrice Padova, giugno 1975. Movimento di Cooperazione Educativa, MCE, Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale, presso Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, Modena, telefono 059. Pomeriggi giorni feriali. Dialettica del biologico e del sociale nel problema psichiatrico. Psichiatria e capitale. Funzione della neurologia. Funzione delle scienze dell'apprendimento e dell'educazione. La cultura psicoanalitica e la sinistra freudiana. La psicologia come strumento di selezione classista. L'uomo come oggetto biologico e come soggetto storico. Curare una malattia oppure esaminare criticamente una situazione concreta allo scopo di trasformarla, proposte per una sperimentazione decisiva. A chi spetta di combattere, nella prassi e nella teoria, la svalorizzazione della personalità umana esercitata al fine di giustificare e di occultare i processi di oppressione e di sfruttamento. Psichiatria democratica. Un'imboscata tesa alla classe operaia. Alcuni strumenti per una terapia alternativa. Il concetto di terapeuta collettivo. Il concetto di agente decondizionante globale. Uso del quartiere come uno dei possibili strumenti di valorizzazione della personalità umana, di educazione permanente, di gestione sociale della salute mentale. Dialettica del biologico e del sociale nel problema psichiatrico. Esistono alterazioni del comportamento collegate, in maniera scientificamente accertata o accertabile, con alterazioni acute o croniche del sistema nervoso centrale. Esse sono di pertinenza di una branca medica denominata neurologia. Pur essendo talvolta in grado di fornire spiegazioni esaurienti relative alle cause, ai meccanismi di insorgenza, al decorso, alla prognosi, nonché ad eventuali terapie farmacologiche o dietetiche, la neurologia dovrebbe, a nostro parere, tener conto dei risultati ottenuti dalle scienze dell'apprendimento e dell'educazione, intese nel senso più profondo ed esteso della parola, che include anche l'aspetto sociale della personalità del paziente e di coloro che più gli sono vicini. Ogni malato, specie quello neurologico, pone infatti a se stesso e alla collettività problemi specifici di comportamento. Esistono inoltre alterazioni del comportamento non collegate con lesioni anatomiche o biochimiche del sistema nervoso centrale, bensì soltanto con difetti o errori di apprendimento. Di esse si occupano o si dovrebbero occupare le scienze dell'apprendimento e dell'educazione. Ad esempio, molto spesso vengono diagnosticate come psicosi, alterazioni gravi del comportamento derivanti da un fitto intreccio di fobie sovrapposte, sciogliendo pazientemente le quali, mediante opportuni decondizionamenti, il soggetto può riconquistare la propria libertà di scelta e di movimento, insieme ad un più giusto rapporto con se stesso e con gli altri. Esiste infine un preciso disegno del capitale che, per potersi accrescere indisturbato attraverso lo sfruttamento, si adopera affinché gli sfruttati siano incerti, insicuri, pronti a riconoscersi incapaci di percepire correttamente la realtà circostante e quindi incapaci di operare sia per trasformare la propria realtà quotidiana, con l'aiuto dei compagni più vicini, sia per trasformare in stretto collegamento con le organizzazioni dei lavoratori, una realtà ben più vasta. Ecco quindi l'utilità e la funzione,
ai fini capitalistici della scienza psichiatrica. In passato, altre furono le fonti di errore e di insicurezza per gli uomini, ma quando le antiche sorgenti hanno cominciato a inaridirsi, si è sentito il bisogno di nuovi strumenti, atti a scoraggiare genericamente e a colpire selettivamente gli operai e i loro alleati. Lo strumento principale di svalorizzazione della personalità umana, soprattutto per gli appartenenti alla classe operaia e per i loro alleati, è rappresentato dalla psichiatria, alla cui opera collaborano oggi sempre più e sempre meglio la psicologia e la cultura psicoanalitica. La psicologia agisce specialmente nella scuola, nell'ambito dell'orientamento professionale e dell'occupazione, ai fini di una selezione classista. La cultura psicoanalitica fomenta con ogni mezzo la sfiducia nell'uomo e nelle sue capacità di conoscere se stesso e il mondo, e quindi di collegarsi con le organizzazioni e coi compagni. Essa addirittura osa spingersi fino ad interpretare i grandi eventi della politica internazionale, in maniera tale da distogliere l'attenzione dalle concrete realtà di carattere socio-economico che ne costituiscono la base. Ma che armi avrà l'uomo politico per lottare coerentemente se egli non ritiene di essere in grado, nemmeno con l'aiuto dei compagni, di conoscere se stesso e il mondo? Chiunque, non importa se all'interno o all'esterno delle organizzazioni operaie, non sappia vedere le falsificazioni e i pericoli insiti nell'irrazionalismo tardo-borghese che caratterizza ogni forma e ogni scuola di psicoanalisi, ivi inclusa la cosiddetta sinistra freudiana, è un alleato consapevole o inconsapevole della borghesia nella sua fase di decadenza. Ma oggi riteniamo opportuno partecipare al dibattito in corso, rivolgendo la nostra attenzione all'ambito più specificamente psichiatrico. I processi di psichiatrizzazione vengono oggi impunemente condotti avanti dal capitale, sia creando situazioni di vita sempre più intollerabili per i lavoratori, sia trasformando gran parte dei lavoratori stessi in consumatori di psicofarmaci, con gran vantaggio delle industrie farmaceutiche multinazionali, sia, infine, mascherando alcune delle brutture più evidenti dell'ospedale psichiatrico che la classe dominante spera possa continuare indisturbato la sua opera disumana e disumanizzante sotto il nome di comunità terapeutica. In tale situazione è importante per il capitale creare attorno alla questione psichiatrica il massimo di fragore e di confusione possibili, con la speranza che i diretti interessati, i proletari per sottomettere i quali la scienza psichiatrica è sorta, non riescano, nemmeno con l'aiuto delle loro organizzazioni politiche e sindacali, a far sì che il problema venga, per quanto oggi possibile, radicalmente risolto. Oggi la questione psichiatrica appare ingarbugliata e confusa, anche se non quanto vorrebbero farci credere coloro che hanno interesse a ritardare il più possibile una sua soluzione concreta. Di solito la questione psichiatrica viene, alquanto semplicisticamente, schematizzata in due ipotesi contrapposte. Prima ancora di esporre tali ipotesi, desideriamo affermare recisamente che il fatto di ritenere che le situazioni conflittuali agiscano obbligatoriamente a livello di sistema nervoso centrale e, attraverso di esso, eventualmente anche su altri organi ed apparati, non comporta in alcun modo, come necessaria conseguenza, che la terapia debba agire direttamente sul sistema nervoso centrale. La convinzione di un coinvolgimento funzionale oppure anatomico di tale sistema nella malattia mentale non è affatto, contrariamente a quanto molti sembrano ritenere, in antagonismo con la convinzione che nella stragrande maggioranza dei casi la terapia non deve essere di carattere individuale, bensì collettivo e deve essere basata su un esame concreto di situazioni concrete, su processi di critica e autocritica affinché il soggetto possa stringere nuovi collegamenti e identificare i punti su cui far perno per modificare la situazione sociale in cui egli si trova immerso. Molto spesso chi possiede cognizioni di neurofisiologia e neuropatologia ha buon gioco nei confronti di chi propugna, in maniera riduttiva, antiscientifica, a volte persino fanatica, la sociogenesi della malattia mentale.
Sta di fatto, però, che noi possiamo dimostrare pubblicamente inconfutabilmente rapide guarigioni in soggetti che sono stati protagonisti dei procedimenti terapeutici cui accenniamo brevemente più avanti, parlando del terapeuta collettivo quale agente decondizionante globale. Le due ipotesi contrapposte con cui viene di solito, alquanto semplicisticamente, schematizzata la questione psichiatrica, sono le seguenti. Prima ipotesi. La malattia mentale è un processo patologico di pertinenza medica da diagnosticare e curare, a seconda dei casi e della gravità, ora ambulatoriamente, ora mediante degenza in ospedali specialistici, siano essi di vecchio stampo o siano essi retti a comunità terapeutica. Nella stragrande maggioranza dei casi, la terapia comporta l'uso di farmaci specifici, psicofarmaci, spesso somministrati in dosi massicce. Secondo questa ipotesi, la malattia mentale, come ogni altra malattia, colpisce l'uomo nella sua individualità corporea. È quindi l'individuo che deve essere fatto oggetto di diagnosi, di prognosi e di terapia specialistica, sia pure tenendo conto dell'ambiente in cui la malattia è insorta e da cui il suo decorso viene in misura diversa influenzato. Seconda ipotesi. La malattia mentale rappresenta il risultato di condizioni di vita tanto difficili da non poter venire adeguatamente affrontate mediante l'esplicarsi dell'insieme delle capacità che esistono in quella determinata personalità vivente, intesa come nesso di rapporti sociali, di modo che il soggetto viene a costituire il centro di rapporti sociali inadeguati a permettergli di collegarsi e lottare per vivere, o almeno per sopravvivere nella situazione in cui egli si trova, immerso. Secondo questa ipotesi, la malattia mentale deve venire affrontata mediante processi di liberazione e di apprendimento, processi dei quali il soggetto è, di diritto, il protagonista. Tali processi esigono una modificazione della situazione microsociale circostante il soggetto, del quale deve venire valorizzata la personalità, vale a dire devono essere arricchiti, migliorati e trasformati i rapporti sociali e quindi i condizionamenti collegati con tale situazione e con tali rapporti. Il dilemma sopra enunciato, relativo all'esistenza o meno della malattia mentale quale processo patologico di pertinenza medica, non è risolvibile teoricamente, ma solo nella prassi. Ma in che modo interrogare i fatti ed esigere da essi risposte univoche ed esaurienti ai nostri quesiti? I canoni della sperimentazione scientifica richiederebbero che venissero confrontati tra di loro due gruppi di pazienti, il più possibile analoghi per età, costituzione fisica, storia personale, situazione sociale, diagnosi, decorso e prognosi, per poi sottoporre uno dei due gruppi al trattamento, di cui si vuole valutare l'efficacia, trattamento che dovrebbe consistere in un radicale cambiamento della situazione in cui si trova immerso il soggetto, considerato come nesso di rapporti sociali. E chi è oggi in grado di creare le condizioni necessarie e sufficienti perché venga condotta una ricerca di tal genere che segnerebbe la fine della confusione in campo psichiatrico? Soltanto chi già detiene un potere psichiatrico su larga scala. Ma quali probabilità ci sono che i detentori del potere psichiatrico diano il via ad una sperimentazione che potrebbe segnare il principio della fine del loro potere? Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui giudice ed imputato coincidono nella stessa persona. Sorge allora spontanea la domanda: chi giudicherà il giudice? Tale situazione, di per sé, porterebbe ad essere pessimisti. Sappiamo però che oggi in Italia non pochi psichiatri hanno una visione marxista del mondo, quindi, anche se è vero che le condizioni di esistenza non restano senza effetti sulla coscienza, abbiamo motivo di poter sperare che una ricerca sperimentale del tipo di quella da noi proposta possa venir progettata e condotta a termine col massimo di controllo, di severità e di rigore scientifico, di modo che i fatti siano costretti a fornire, in maniera pubblica e inequivocabile, una risposta al dilemma. Ma per qual motivo, pur in assenza di una sperimentazione come quella da noi proposta,
abbiamo già compiuto una scelta pratico-teorica? La nostra scelta deriva da un esame critico del cumulo di esperienze concrete, passate e presenti, individuali e collettive, che sono confluite nel nostro lavoro di intervento e ricerca, oppure che da esso hanno avuto origine. Da tali esperienze concrete è emersa la prassi e la teoria del terapeuta collettivo quale agente decondizionante globale. Alcuni dei fatti più convincenti, in quanto sempre verificabili da chiunque lo voglia, sono rappresentati dai risultati dell'attività che si svolge attualmente presso il quartiere modenese di San Faustino e presso il circolo Arci Acli del comune di San Possidonio, attività che ha lo scopo di valorizzare la personalità di ciascuno dei partecipanti, mediante un esame concreto di situazioni concrete, nonché mediante un esame critico ed autocritico e un arricchimento dei rapporti sociali di ciascuno. Non importa quanto gravi siano le difficoltà dei partecipanti nei confronti del mondo esterno, di se stessi e degli altri. Il terapeuta collettivo, costituito da tutti i partecipanti all'incontro, esercita la funzione di agente decondizionante globale, permettendo che la personalità dei partecipanti venga reimmersa nel crogiuolo per trasformarsi secondo un progetto di sé che tenga conto al tempo stesso delle esigenze personali e di quelle collettive, in una prospettiva di lotta per un mondo nuovo da costruire in stretto collegamento con i compagni e con le organizzazioni dei lavoratori. È chiaro che in questa visuale anche la corporeità verrà valorizzata in tutti i suoi aspetti, quelli già noti e quelli ancora da scoprire, con la piena coscienza che ogni individuo, quanto più verrà dagli altri, correttamente percepito, non solo come oggetto biologico, ma anche come soggetto storico e come nesso di rapporti sociali. Tanto più sarà in grado non solo di conoscere, di usare, di trasformare la propria corporeità, ma anche di adempiere ai propri compiti storici. In tal modo potrà fin da oggi condurre una vita migliore, diversa, almeno parzialmente, da quella che tenta di imporgli il capitale di cui dovrà certo, in parte, subire lo strapotere. Ma non tanto quanto oggi accade, persino per molti di quelli che, pur avendo scelto il campo di lotta anticapitalista, vengono ancora condizionati, soprattutto nella loro vita quotidiana, nei loro comportamenti più intimi e più segreti, dalla cultura della classe dominante che opera oggi per la svalorizzazione della personalità umana e per il depotenziamento dei propri avversari con mezzi di una potenza mai prima conosciuta. Sappiamo che l'uomo è un oggetto biologico. Come tale, le conoscenze riguardanti il suo stato di salute o di malattia e i provvedimenti atti a potenziarne l'organismo e a prolungarne la vita sono oggi di competenza medica, anche se è augurabile che le conoscenze basilari relative al corpo umano, sano e malato, e alle lotte da condurre contro le cause che lo danneggiano, diventino al più presto patrimonio comune di tutti i lavoratori. Tanto più in un momento storico in cui la classe operaia, attraverso il gruppo operaio omogeneo e le conoscenze scientifiche che ne derivano, assume per la prima volta nella storia la dignità di maestra del medico. Ma il marxista non può dimenticare che gli uomini, oltre che oggetti biologici in continua, reciproca interrelazione con l'ambiente circostante, sono soggetti storici, vale a dire sono capaci di collegarsi tra di loro per trasformare il mondo costruendo la storia. È questa intollerabile dimenticanza che porta oggi molti operatori psichiatrici, che pur si dichiarano marxisti, a permettere che vengano occultati i danni che gli attuali rapporti di produzione provocano non solo sull'organismo del singolo, ma anche sulla sua personalità. Questi operatori, che pur aspirano ad essere chiamati compagni dalla classe operaia, hanno dimenticato l'affermazione fondamentale della sesta tesi su Feuerbach, che segna lo spartiacque fra una concezione idealistico-spiritualista dell'uomo e una concezione dell'uomo rigorosamente scientifica e storico-materialista. La sola che permetta uno studio concreto dei rapporti sociali, delle loro contraddizioni reali e del loro sviluppo pratico. Nella sesta tesi, Marx afferma recisamente:
L'essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all'individuo singolo. Nella sua realtà, essa è l'insieme dei rapporti sociali. Nella cosiddetta malattia mentale, l'uomo è colpito non tanto in quanto oggetto biologico, bensì, piuttosto, in quanto soggetto storico, in quanto nesso di rapporti sociali, anche se tale nesso ha il suo epicentro nella corporeità individuale del singolo. A questo punto il problema diventa politico. Quindi non può non suscitare l'interesse attivo delle organizzazioni dei lavoratori, nonché di tutti coloro che, in stretto collegamento con esse, operano coerentemente e concretamente per la valorizzazione della personalità umana. In questa situazione, che fare? Anzitutto, occorre evitare di cadere nell'imboscata tesa alla classe operaia dalle false alternative che mirano a conservare, sotto mentite spoglie, l'ospedale psichiatrico, nonché ad estendere sul territorio i tentacoli della scienza psichiatrica che dovrebbe occuparsi di quell'elevatissima percentuale di popolazione che, secondo Franco Basaglia, costituirebbe la maggioranza deviante. Solo la vigile attenzione delle organizzazioni della classe operaia e di tutti gli operatori psichiatrici marxisti, nonché una sensibilizzazione e una partecipazione adeguata della popolazione, permetterà di affrontare risolutamente i problemi posti dalla sopravvivenza di un potere psichiatrico ridotto infine alle strette, essendo ormai privo, palesemente, dei suoi puntelli pseudoscientifici. Ma, soprattutto, occorrerà avere finalmente il coraggio di esaminare criticamente, senza preclusioni di sorta, con la doverosa attenzione e col necessario rigore, ogni alternativa reale, concreta, verificabile, presente nel nostro Paese. Antonietta Bernardoni. Per collegamenti e per informazioni relative alle attività del Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale, del Movimento di Cooperazione Educativa, MCE, rivolgersi a Antonietta Bernardoni. Viale Crispi, 4100 Modena, telefono 059, solo il pomeriggio dei giorni feriali. Ciclostilato improprio, domenica 27 ottobre 1974. A cura del Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale, MCE, presso Chiara M, via Vaciglio, 4100 Modena. Allora, commentiamo questo documento del 1974. Colpisce subito il titolo, Dialettica del biologico e del sociale. Perché questo titolo, secondo te? Beh, dialettica fa pensare a un confronto, una tensione tra due elementi. Qui sono il biologico, cioè il corpo, la neurologia, e il sociale, cioè le relazioni, la società. Il testo sembra voler esplorare proprio questo conflitto nel campo della psichiatria. Esattamente. E l'autrice, Antonietta Bernardoni, lo fa da una posizione precisa, il Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale, del Movimento di Cooperazione Educativa. Non è un testo neutro, ma di militanza. L'indirizzo e il numero di telefono in testa non sono solo informazioni di contatto, sono un invito all'azione, alla connessione. Già, e l'elenco dei punti che affronterà è molto chiaro. Si parla di psichiatria e capitale, della svalorizzazione della personalità umana, di una psichiatria democratica definita un'imboscata tesa alla classe operaia. Sono critiche fortissime. Sì, e ci portano dritti al cuore del problema. Per l'autrice, la psichiatria ha una funzione precisa all'interno del sistema capitalistico. Prima di arrivare alla critica politica, il testo cerca di fare un po' di chiarezza. Distingue due diverse cause delle alterazioni del comportamento. Sì, è un passaggio cruciale. Da un lato ci sono i problemi di pertinenza della neurologia, con alterazioni scientificamente accertate del sistema nervoso. Poi ci sono i problemi legati a difetti di apprendimento, di competenza delle scienze dell'educazione. E infine c'è un terzo tipo di problema che non è medico né educativo in senso stretto.
Ed è qui che entra in gioco il capitale, vero? Il testo dice che esiste un preciso disegno del capitale per mantenere gli sfruttati incerti, insicuri. Proprio così. Secondo questa visione, la psichiatria insieme alla psicologia e alla psicoanalisi diventa uno strumento di selezione classista e un mezzo per fomentare la sfiducia nell'uomo. L'obiettivo è impedire che i lavoratori percepiscano correttamente la realtà e si organizzino per trasformarla. Quindi, secondo il testo, come viene usata la psichiatria? In 3 modi principali. 1. Intervenendo su situazioni di vita intollerabili, aggravandole. 2. Trasformando i lavoratori in consumatori di psicofarmaci. 3. Mascherando l'ospedale psichiatrico con nuovi nomi come comunità terapeutica. E il testo parla di creare fragore e confusione per evitare una soluzione radicale. E per uscire da questa confusione, il testo schematizza 2 ipotesi contrapposte sulla malattia mentale. Puoi riassumerle? Certo, la prima ipotesi è quella medico-tradizionale. La malattia mentale è un processo patologico di pertinenza medica. Colpisce l'uomo nella sua individualità corporea e quindi l'individuo deve essere oggetto di diagnosi, prognosi e terapia specialistica, spesso con l'uso di psicofarmaci, a volte in dosi massicce. La degenza avviene in ospedali specialistici, anche se retti a comunità terapeutica. Il focus è sulla persona come oggetto biologico. E la seconda ipotesi? Questa è la visione rivoluzionaria che il documento appoggia. La seconda ipotesi vede la malattia mentale come il risultato di condizioni di vita tanto difficili da non poter essere affrontate adeguatamente dalle capacità della personalità vivente, intesa come nesso di rapporti sociali. Secondo questa visione, la malattia va affrontata mediante processi di liberazione e apprendimento dove il soggetto è protagonista. Ciò richiede la modificazione della situazione microsociale circostante, valorizzando la personalità e trasformando i rapporti sociali e i condizionamenti. Qui la persona è un soggetto storico. Il testo però fa una precisazione importante. Riconoscere che un conflitto, una sofferenza agisce sul sistema nervoso non significa che la terapia debba agire lì. È un punto chiave, no? Fondamentale. Il testo sostiene che la convinzione di un coinvolgimento funzionale o anatomico del sistema nervoso nella malattia mentale non è affatto in antagonismo con l'idea che la terapia debba essere collettiva e basata su un esame concreto di situazioni concrete. Distingue la causa dalla cura. Anche se la sofferenza sociale ha effetti biologici, la soluzione non è un farmaco, ma un cambiamento sociale. È qui che la dialettica biologico e sociale si fa più acuta. Ma come si risolve questo dilemma tra le 2 ipotesi? Il testo dice che teoricamente è impossibile. Sì, l'unico modo è nella prassi, cioè nella pratica. Propone una sperimentazione scientifica che confronti i 2 approcci, ma si pone un problema enorme. Chi dovrebbe condurre questo esperimento? Soltanto chi già detiene un potere psichiatrico su larga scala, e qui c'è una delle frasi più potenti. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui giudice e imputato coincidono nella stessa persona. Sorge allora spontanea la domanda: chi giudicherà il giudice? È proprio un paradosso che sembra portare alla disperazione. Tuttavia, l'autrice esprime una speranza. Molti psichiatri in Italia hanno una visione marxista del mondo e forse potrebbero essere loro a promuovere una ricerca e una verifica sperimentale così rivoluzionaria. E in attesa di queste sperimentazioni ideali, il Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale ha già fatto una scelta. Quale? La scelta è per la seconda ipotesi, basata sull'esperienza concreta. E qui introducono il loro strumento principale, il terapeuta collettivo quale agente decondizionante globale. Che significa esattamente? Sembra complicato. Proviamo a semplificare. Il terapeuta non è un singolo dottore, ma l'intero gruppo di persone che partecipa all'incontro. Insieme fungono da agente decondizionante, cioè aiutano a smantellare, decondizionare, le paure, le insicurezze e i comportamenti imparati in una società oppressiva. È globale perché agisce su tutti gli aspetti della persona.
Quindi, invece di una terapia individuale, è una pratica collettiva di analisi concrete di situazioni concrete e di mutuo aiuto. Esatto. Il testo cita le attività nel quartiere modenese di San Faustino e a San Possidonio. Lì, attraverso l'esame concreto delle situazioni di vita e la critica e autocritica, si lavora per la valorizzazione della personalità. L'obiettivo non è solo stare meglio, ma essere più forti per lottare, in collegamento con le organizzazioni dei lavoratori, per un mondo nuovo. Questo approccio ha una base teorica forte, vero? Il testo cita Marx. Sì, e non a caso. La citazione della sesta tesi su Feuerbach è il pilastro di tutto. L'essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all'individuo singolo. Nella sua realtà essa è l'insieme dei rapporti sociali. Il medico marxista, pur riconoscendo l'uomo come oggetto biologico, non deve dimenticare che gli uomini sono anche soggetti storici, capaci di collegarsi per trasformare il mondo e costruire la storia. Questo significa che per capire una persona dobbiamo guardare alle sue relazioni sociali, non a una sua presunta essenza interiore e astratta. Proprio così. E quindi, nella malattia mentale, l'uomo è colpito non tanto come oggetto biologico, bensì come soggetto storico, come nesso di rapporti sociali. Ecco perché la cura, tra virgolette, deve fondarsi sui rapporti interpersonali esterni all'individuo in difficoltà, in vista di una trasformazione concreta. Quindi, in conclusione, che fare, come chiede il testo? A pagina 10 si afferma senza mezzi termini. A questo punto il problema diventa politico. L'appello finale è un invito all'azione e alla vigilanza. Bisogna evitare le false alternative, come la psichiatria democratica che in realtà è un'imboscata. La soluzione può venire solo dalla vigile attenzione delle organizzazioni della classe operaia, dagli psichiatri marxisti e dalla partecipazione della popolazione. E soprattutto, conclude, bisogna avere il coraggio di esaminare criticamente ogni alternativa reale, concreta, verificabile. È un invito a non accontentarsi delle teorie, ma a cercare e sostenere pratiche che funzionano, come quella del terapeuta collettivo che hanno sperimentato. Esattamente. Il documento non è solo una critica, è una proposta e quelle informazioni di contatto in fondo non sono una formalità, sono un invito a mettersi in gioco, a collegarsi, a fare rete. È un documento che, partendo dalla dialettica biologico e sociale, arriva a un progetto di liberazione sia individuale che collettiva. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse. Amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link